Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi, questa è la mia stanza, io sono la Nera Luna. Oggi andiamo a realizzare un make-up che mi è stato richiesto da uno di voi nei commenti. Effettivamente è una richiesta molto intelligente, perché questo tipo di make-up, questa tecnica manca sul mio canale e in realtà c'era il video, ma l'ho rimosso insieme ad altri video perché effettivamente non mi piaceva il risultato. Devo dire che ultimamente sono molto dura con i risultati dei miei make-up, ma in generale proprio delle cose che faccio. È un periodo in cui difficilmente mi piace qualcosa che faccio, quindi ho rimosso qualche video che proprio non rappresentava, ecco, esattamente quello che so fare o che mi piace fare. Magari tra una settimana in cui sono meno pessimista me ne pentirò, ma comunque non ha importanza. Detto ciò, mi è stato richiesto di spiegare come realizzare in modo semplice uno smokey eye. Lo smokey eye ovviamente si può fare con qualsiasi colore, perché in che cosa consiste? È praticamente un trucco digradante dallo scuro sulla palpebra mobile al più chiaro sulla palpebra fissa. Quindi apparentemente detto così sembra una cosa molto semplice, in realtà soprattutto con i colori scuri, perché ovviamente tendenzialmente si fa con i colori più scuri, è molto complesso da realizzare, soprattutto col nero, perché come sapete il nero sporca tutto, se fa un po' di fallout non lo levate mai più dal viso, o comunque lo levate molto difficilmente dal viso, quindi insomma cercherò di spiegarvi qualche trucco per evitare appunto di sporcarvi tutte se fate la base prima. Teoricamente la base si dovrebbe fare prima del trucco occhi, ma spesso chi lavora appunto con lo smokey eye o con dei colori molto scuri spesso la base la fa dopo, anche se diciamo da un punto di vista scolastico non è proprio esatto. Ad ogni modo quindi vi farò vedere come evitare appunto il disastro totale con il nero, e quindi ovviamente andremo a realizzare uno smokey eye nero. Prima di questo però vi chiedo di lasciarmi un like qua sotto se il video vi piacerà, se vi sarà utile, e di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati su quello che pubblicherò. Pubblico ogni mercoledì un video a sorpresa, quindi può essere qualsiasi cosa, non lo so neanche io che cosa sarà, e ogni sabato un video di trucco come questo. Andiamo a cominciare. Ho avvicinato la ripresa, vi consiglio di cominciare prima di partire con il nero con un colore comunque di transizione, un po' per dare una direzione diciamo al colore, se vogliamo comunque mantenere una sensazione più calda o più fredda, quindi andremo a scegliere un colore appunto più caldo, più freddo o più neutro, se vogliamo mantenerci neutri. Perché? Perché ovviamente io sto utilizzando un rossetto nero, ma non è detto che voi andate ad utilizzare un rossetto nero, potreste utilizzare un rossetto rosso molto caldo, un rossetto rosso diciamo più freddo, un viola, quindi magari potete portare diciamo il vostro smokey in una certa direzione o in un'altra. Ricordiamoci sempre che i miei occhi hanno una forma particolare, quindi io andrò a portare tutti i colori molto in alto, perché il mio è il famosissimo, oramai vi uscirà pure dalle orecchie, occhio incappucciato. Che cosa significa? Che come potete vedere, quando guardo in basso sembra tutto nella norma, quando guardo verso di voi, quindi guardo dritto o comunque verso l'alto, quasi la totalità della mia palpebra mobile viene fagocitata dalla palpebra fissa. Se avete questa caratteristica avete il famoso occhio incappucciato, quindi come vedrete dovrete portare tutti i colori molto alti, quasi fino al sopracciglio, a seconda ovviamente di quanto spazio avete poi tra il sopracciglio e l'occhio ovviamente e la palpebra. Tutto questo era per dire che dalla mia solita palette dei vampiri, che oramai se non si è capito è la mia preferita in assoluto, vale veramente la pena, vado a prendere un colore diciamo di transizione, quindi prendo questo colore che mi avete visto usare 250.000 volte, God Kills, e vado un po' a segnare
il punto massimo in cui poi arriverò comunque con questo make-up, quindi vado molto molto in alto per quanto mi riguarda, arrivo praticamente quasi al sopracciglio, non quasi, arrivo al sopracciglio. E appunto lo vado a sfumare molto molto in alto. Buona parte di tutto questo verrà fagocitato dal nero, quindi insomma non mi preoccupo dell'intensità nella parte della piega, mi preoccupo più della sfumatura nella parte alta. Non lo porto molto sfumato verso l'esterno perché oggi questo smokey eye lo voglio fare un po' più tondo del solito, quindi meno allungato, sempre se ci riesco, perché la mia tendenza è sempre prendere e tirare, tirare, tirare fino a che non mi vengono gli occhi attaccati alle orecchie. Da questo lato, come potete vedere, potete salutare uno dei miei brufoli. Ok, che cosa succede adesso? Ho due possibilità. In realtà la possibilità, quella canonica, quindi quella proprio scolastica, è di prendere una matita, se possibile Kajal, in questo caso nera. Nel caso si utilizzasse un altro colore, si può sì anche utilizzare il nero, ma comunque cambierebbe un po' la tonalità del colore che state usando, oppure se avete una matita dello stesso colore sarebbe perfetto. Quindi io sto andando a prendere il Kajal di MAC che si chiama Felin, o in alternativa di solito io uso questo colore di NYX. Vi levo il tappo perché sennò non si vede niente. Comunque questa crema di NYX, che è una crema da effetti speciali, come vedete l'ho utilizzata parecchio. È parecchio più grassa della matita, quindi va fissata molto meglio della matita se utilizzate questa, però è più rapida effettivamente da utilizzare perché con il pennello prendete, spalmate come se non ci fosse un domani e già avete finito. Si chiama SFX Cream Color, me l'avete già vista usare, soprattutto nei trucchi quelli un po' strani, ma oggi voglio fare una cosa proprio scolastica, anche perché è più probabile che voi a casa abbiate un kajal nero. Quindi che cosa faccio? Vado a prendere il mio kajal e inizio a colorarmi la palpebra. Non è importante che sia preciso perché poi ovviamente dovrò andare a sfumarlo, però più siete precisi e meglio è. Anche nella forma che gli date. Per il momento arrivo solo fino alla piega, ma probabilmente per il mio tipo di occhio non sarà sufficiente e vado a cercare un pennellino tondo. Con questo pennellino vado un po' a cercare di sfumare il nero che ho utilizzato. Probabilmente serviranno più passaggi o magari no, non lo so, vediamo. Ad ogni modo cerco di sfumare il colore tirandolo su e nel mio caso appunto devo tirarlo su almeno appunto fino a questa altezza, altrimenti voi non riuscite più a vedere il nero quando apro gli occhi. Quindi sfumare il nero, lavorare col nero richiede tanta 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 pazienza. Vado a sfumare ancora un po' meglio con un pennello sempre tondo, ma un pochino più soffice. Potevate aiutarvi nella sfumatura anche ad esempio utilizzando un grigio invece che questo color rosino che io ci ho voluto mettere. Gli ho voluto dare diciamo un po' di carattere per far sì che non fosse solamente appunto
solo uno smokey eye nero e basta. Come potete vedere ho sfumato, non si vede forse tanto bene in telecamera, ma ho sfumato un po' il nero della matita facendolo diventare quasi grigio, quasi fino al mio sopracciglio, quindi ho lasciato in realtà un bordo abbastanza sottile dell'altro colore. E per sicurezza con la matita vado a ripassare bene, a scurire la mia palpebra, soprattutto vicino alla rima dell'occhio, alla rima ciliare. Vado a prendere la mia cipria e me ne metto una quantità industriale alla base dell'occhio. Ne prendo proprio tanta e la vado a appoggiare sotto l'occhio, perché questa cipria raccoglierà un eventuale fallout dell'ombretto nero, e quando poi con il vostro pennello andrete a rimuoverla si porterà via tutto quanto il colore senza lasciare assolutamente nessuna traccia sul vostro viso, sulla vostra base. Vado a prendere il mio nero preferito in assoluto, sempre dalla palette dei vampiri. Oggi probabilmente utilizziamo solo questa o forse qualcos'altro per fare il punto luce, se mi va di fare il punto luce, ma non lo so. Prima prendo un pennello piatto, quindi con un bel pennellino piatto vado a prendere il mio nero, utilizzo lo specchio della palette, sbattetelo bene e lo vado a picchiettare sulla mia palpebra. Arrivo solo fino alla piega, perché poi ovviamente la parte dove va, per la parte dove va sfumato utilizzeremo un altro tipo di pennello. Prendo un pennellino piccolo piccolo da sfumatura, quindi quello che uso, prendo poco colore, lo sbatto e vado ad occuparmi appunto della sfumatura oltre la piega. Quindi nel mio caso la devo portare molto in alto, altrimenti non si vedrà niente di quello che ho fatto. Sì, quindi semplicemente finirò di sfumare giusto così col pennello pulito, e credo che lo lascerò così, in modo che quella sia solamente in qualche modo un'ombra, e poi semplicemente con un pennello piccolino vado a fare la stessa cosa sotto. Prendo la mia matita nera e continuo questa linea e poi ripasso quello che ho fatto sempre con il mio nero in polvere. Lascio un po' questo nero, diciamo, come aperto. Sì, gli do un po' questa direzione, come se volessi un po' aprire la parte finale. Quindi in questo spazietto che ho lasciato provo ad andarlo ad evidenziare col bianco. Ovviamente metterò la matita nera all'interno dell'occhio, sia sopra che sotto. Ok, detto ciò vado a mettere il mascara, vado a scegliere delle ciglia finte, perché secondo me questo tipo di trucco è un trucco da ciglia finte, essendo così un po' elegante o comunque un po' importante, e torno da voi. Ok, questo è il look finito, non è necessario utilizzare delle ciglia imbarazzanti, potete anche non utilizzarle affatto o utilizzare delle ciglia un po' più contenute. Nel mio caso mi sembrava un po' troppo canonico per questo canale il make up, quindi mi è sembrato carino aggiungere delle ciglia un po' particolari. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like qua sotto, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati su quello che pubblicherò. Vi ringrazio per aver guardato, ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao ciao!